Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Di nuovo attrezzi Parkside per il nostro Fai da te. Da mercoledì 29 dicembre 2021 ci saranno le uscite degli utensili Parkside, mercoledì, non giovedì. E questo è il volantino con le uscite comprese per il 27 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022. Forse non ve l'ho mai detto, non sono sicuro, ho un vago ricordo, però non ne sono certo. Alcuni volantini possono differire fra una città e un'altra, quindi se notate quando prenderete il vostro volantino che qualcosa manca e c'è qualcosa in più in base alla città dalla quale prenderete il volantino, scrivetelo giù nei commenti, così tutti possiamo sapere nelle varie città cosa troveremo in vendita appunto nei punti vendita della Lidl. Adesso ci mettiamo sul bancone e guardiamo queste offerte. Iniziamo. Prima di iniziare a leggere il volantino, però, voglio invitarvi, per chi ancora non l'avesse fatto, ad iscrivervi nel mio canale Telegram, nel quale pubblico tantissime offerte con molti sconti, offerte che trovo nei vari siti internet, Amazon, Banggood, eccetera, a volte con sconti fino al 50%, oltre che ovviamente link ai miei video, eccetera. Allora, iniziamo. Questa è la pagina 25 del volantino. In basso troviamo un asterisco con una nota che ci avvisa che molti utensili potrebbero finire prima del previsto, infatti l'asterisco è anche accanto ai prezzi per ogni articolo. In alto a sinistra troviamo la sega a nastro per metallo, un utensile molto ambito e molto richiesto, esce raramente, questa volta addirittura costerà un po' di meno, 111 euro contro i 120 o 129 dell'edizione precedente. Allora, si tratta di un utensile che permette di tagliare il metallo in modo molto semplice, a differenza del flex non crea scintille, insomma è un po' più silenziosa, quindi sicuramente ci offre molta più precisione e praticità nel taglio. Avrà 1100 watt di potenza e ci permette di fare dei tagli che vanno da 0 fino a 45 gradi, quindi con un'angolazione regolabile a piacere, anche se effettivamente come utensile non è molto preciso, soprattutto per quanto riguarda il goniometro e la morsa, che mi sono reso conto su ben 2 recensioni che in base a come è posizionata la morsa permette di fare i tagli con determinate dimensioni a 45 gradi in modo corretto, oppure con l'angolo a 0, quindi c'è da lavorarci un pochettino, fare eventualmente alcune modifiche, a meno che in questa versione non abbiano ripristinato questo piccolo difetto, che però ripeto è correggibile e permette di fruire dell'utensile senza alcun problema. Avrà il numero di giri regolabile tramite la rotellina da 0 fino a 290 al minuto e una velocità di rotazione della lama da 0 fino a 2,4 metri al secondo. La dimensione del taglio che ci permette di eseguire, staccato dalla struttura perché è separabile, sarà di 127 x 127 mm per quanto riguarda l'angolo a 0, oppure da 127 x 40 mm a 45 gradi. Ed è un utensile che mi avete visto utilizzare tantissime volte. Tutte le volte che ho realizzato qualche struttura in metallo mi avete visto utilizzare questo utensile. È economico, quindi non possiamo aspettarci la precisione di un utensile professionale, però ci permette all'interno di un piccolo laboratorio di un hobbista di tagliare il metallo in modo molto agevole. Secondo me un utensile consigliato. Vi ricordo che questo strumento va utilizzato a secco, non utilizzate alcun tipo di lubrificante per tagliare il metallo, perché è studiato per tagliare a secco. Inoltre l'olio andrebbe a finire sulle pulegge e provocherebbe uno slittamento della lama, quindi non fatelo assolutamente. E durante l'utilizzo è possibile scegliere se accendere o meno un LED che illumina la lama, però nel mio caso dopo svariati mesi di utilizzo si è fulminato, non mi sono nemmeno preoccupato di cercare di capire come si facesse, perché in realtà quel LED non lo utilizzavo. In basso invece c'è il trapano a percussione. Si tratta del classico trapano a corrente elettrica che ci permette di forare metallo, muri, legno, eccetera. Un utensile economico anche in questo caso. In una recensione addirittura, ancora non sono sicuro di aver capito bene quale sia stato il motivo, ha emesso parecchio fumo. Tra l'altro era un video in diretta, si è ipotizzato che avessi lasciato il blocco inserito e quindi avesse provocato quel fumo. Comunque come trapano sicuramente funziona, riesce a forare i muri, però è indicato più per un utilizzo saltuario in casa. Se avete intenzione di utilizzarlo molto frequentemente vi consiglio di orientarvi su trapani che siano effettivamente un pochettino più performanti. È fatto con materiali economici e sicuramente se volete utilizzarlo in modo intenso potrebbe darvi problemi. Comunque avrà una regolazione delle giri che va da 0 fino a 3000 al minuto e un numero di percussioni massimo di 48.000 al minuto. Il diametro massimo forabile nel legno sarà di 30 mm, nel calcestruzzo di 14 mm e 12 mm nell'acciaio. Nella didascalia in basso c'è scritto trapano a percussione per forare calcestruzzo, pietra, metallo o legno con funzione battente
corrente selezionabile, numero di giri regolabile e rotazione oraria e antioraria. Posizione dell'impugnatura anteriore regolabile, battuta di profondità in metallo inclusa. La lunghezza del cavo sarà di 3 metri, solitamente nei trapani è un pochettino più corta, quindi 3 metri ci permette di muoverci in modo molto agevole. Questa impugnatura, tra l'altro, oltre ad ospitare la battuta di profondità che ci permette di ripetere i fori sempre con la stessa profondità, è anche orientabile, quindi ci permette di pugnare il trapano in base anche alla posizione che abbiamo, oppure se siamo mancini o destrorsi. Sulla destra un utensile che si abbina perfettamente a questo tipo di utensile, infatti si tratta di un supporto che ci permette di utilizzare il classico trapano come un trapano a colonna. A costo di 19 euro, sulla base ci sarà una piccola morsa che ci permette di posizionare il pezzo e mantenerlo fermo, invece sulla parte alta in questo collarino va alloggiato il trapano, e abbassando questa leva quindi si abbasserà, si comporterà praticamente quasi come un trapano a colonna. Di questo ho già fatto una recensione, vi lascerò tutti i link nel primo commento nella descrizione per vedere le recensioni di tutto quello che ora vi farò vedere, che ovviamente ho testato. E quello che ho provato io, come tanti altri che ho letto sui vari gruppi di Facebook, presentava un problema, quindi la mancanza di alcune rondelle, alcuni spessori, e quindi nel mio video vedrete anche come si risolve questo problema per poterlo utilizzare senza oscillazione. Avrà un'ampiezza della morsa di 65 mm, quindi potremo utilizzarlo su pezzi relativamente piccoli, e una massima profondità di penetrazione di 60 mm. Il diametro di fissaggio di questo collarino sarà di 43 mm e si stringerà con una chiave a brugola che trovate fissata qua sulla parte sinistra. Sulla base ci sono dei fori che ci permettono di fissare questo supporto su un piano di lavoro in modo da essere più sicuri durante l'utilizzo. Più in alto invece un dispositivo di taglio per vinile e laminato, costava 22,90 €, costerà 17,99 €. Praticamente è una ghigliottina che permette, premendo questa leva e posizionando il laminato oppure il vinile, ci permette di tagliarlo anche con delle inclinazioni a piacere. La larghezza massima di taglio sarà 210 mm. Se avete in progetto di montare del parquet laminato sicuramente vi aiuterà tantissimo. Sulla destra invece set rivettatrice, anche questa ve l'ho recensita, 7,99 €, un'ottima rivettatrice a livello hobbistico, dotata anche di 4 punte di trapano con il diametro adatto per poter alloggiare le boccole dei vari rivetti. Infatti il foro va fatto con un diametro preciso in modo da poter essere utilizzati in modo corretto. Ci sarà anche una chiave che ci permette di svitare le boccole forate da alla misura del rivetto che utilizzeremo. Insomma, diciamo che per 7,99 € è una rivettatrice economica che comunque funziona bene. Al centro della pagina invece la torcia LED ricaricabile scontata, costava 17,99 €, costerà 14,99 €. Io l'ho comprata e l'ho pagata 17,99 €. Questa, come vedete, togliendola dalla base di ricarica, si accende in automatico, e la stessa cosa accade quando va via la corrente, quindi posizionata per esempio su una parete può fungere anche da lampada di emergenza ed emette una luce straordinariamente forte. L'ho recensita, sono rimasto sbalordito dalle prestazioni. Certo, non ha le caratteristiche particolari delle torce tattiche, quindi impermeabilità, resistenza eccetera, però per questa cifra una torcia di questo tipo secondo me è da acquistare. Sulla destra troviamo set bit 71 pezzi o set bit chiave a bussola 56 pezzi. Questi li utilizzo da tantissimo tempo, me li avete visti utilizzare tantissime volte, li utilizzo con grande soddisfazione, soprattutto questi che hanno i bit più lunghi e ci permettono di raggiungere profondità maggiori. E anche di questo vi ho fatto una recensione, noterete che c'è un bit particolare, un inserto particolare, e ho creato un video parlando proprio di questo inserto. Vi invito a vederlo perché è molto curioso e toglie tantissimi dubbi. Troverete il link nel primo commento e nella descrizione. Al centro della stessa pagina in basso troviamo invece una torcia LED con power bank. Questa non l'ho mai utilizzata, ma dalle immagini che vedo avrà una luce rossa, ipotizzo lampeggiante, più la luce bianca. Leggiamo quindi questa etichetta con le caratteristiche tecniche: flusso luminoso massimo 400 lumen, luce laterale, massimo 150 lumen, luce superiore, quindi avrà la possibilità di emettere una luce dalla parte alta della torcia oppure in questo modo circolare, orientando la luce a 360 gradi. Guardando questa immagine possiamo vedere che questa torcia si può anche aprire, quindi è possibile orientare la luce verso il basso. Sembra davvero un oggetto molto interessante. Si ricaricherà tramite cavo USB e la carica accumulata all'interno della batteria può essere sfruttata come power bank per alimentare altri dispositivi. 6 modalità di funzionamento e luci laterali estraibili singolarmente. Power bank 800 mAh, quindi non tantissimi, però sufficienti almeno a
ricaricare un cellulare, con 2 porte USB, luce bianca fredda, 6500 gradi Kelvin. Una torcia di questo tipo, soprattutto se dovesse avere il gancio sulla base, sarebbe davvero molto utile, per esempio per fare manutenzione all'automobile e per tante altre occasioni. Andiamo alla pagina successiva. Troviamo il compressore portatile, uscito tra l'altro da pochissimo, e costerà 29,99 €. Mi sembra, se ricordo bene, che l'ultima volta che è uscito costasse 35 €. Io l'ho recensito, l'ho utilizzato per un po' di tempo, poi alla fine l'ho venduto ad un amico perché era interessato, perché comunque possedendo più di uno di questi dispositivi potevo rinunciarci. Però tra quelli che ho visto esposti il giorno dell'uscita mi sono accorto che qualcuno in modo poco elegante aveva aperto le confezioni e ho visto che il vano posteriore per gli accessori eccetera avevano le linguette rotte, quindi ho ipotizzato che potessero essere difettosi. Quello che ho recensito io effettivamente aveva questa mollettina molto resistente, in questo caso invece più di uno erano rotti, quindi mi è venuto il dubbio che potessero essere effettivamente costruiti male. Poi ho letto i commenti sotto al mio video e mi sono accorto che più di una persona si sono lamentati proprio di queste linguette che si rompeva facilmente. Quindi fateci caso, se vi accorgete che rompendosi non vi permette di aprirlo, contattate il centro assistenza perché non dovrebbe rompersi semplicemente toccandolo. Ma di questo vi lascerò la recensione per vedere comunque le prestazioni e come si comporta. Più in basso troviamo dei sistemi per poter organizzare il bagagliaio della nostra automobile, dotati di sistemi con velcro eccetera, in modo da poter mettere valigie eccetera in modo ordinato, e costeranno 3,49 € a set, disponibili 1 o 2 pezzi per ogni set. In alto ci sarà un ombrello, tappetino cattura sporco, delle batterie ricaricabili, quindi pantaloni, calze, scarpe da lavoro. Speravo ci fossero anche queste ginocchiere che effettivamente sono molto utili quando si fanno alcuni lavori in basso, quindi bisogna stare inginocchiati per non farsi male. Sono comode, le possiedo, invece sembra che non ci siano. Allora ragazzi, scusatemi anche oggi se sono andato un po' di fretta, sono le 23:20 di sera sono un po' stanco. Questo era il volantino con le uscite che ho trovato nel volantino della mia città, Agrigento in Sicilia, e spero che siano uguali a quelle che ci saranno nei volantini distribuiti nel resto d'Italia. Vi ripeto, eventualmente commentate giù, scrivete quello che troverete nei vostri volantini in modo da aiutare un po' tutti. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto, cliccate sulla campanella qua giù per poter attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!